Posizione 1, Davide Ongaro. Voto 10. In gara 1 TQ e vittoria. In gara 2 TQ e vittoria. In gara 3 TQ e vittoria. Rende questo campionato nazionale praticamente senza rivali. Personalmente ritengo il campionato nazionale italiano uno dei più competitivi di tutta Europa. Probabilmente quello con il livello più alto. Nel momento in cui sto registrando questo video ci sono ben 4 piloti nella top 25 del mondo, più di tutte le altre nazioni europee. Quindi non avere rivali in questo campionato ha un valore ancora più alto. Il voto rispetto allo scorso anno non cambia, quindi stessa cosa dello scorso anno, e come dico sempre, vincere è già molto difficile. Vincere sempre è molto difficile al cubo. Fenomeno. Posizione 2, Mattia Polito. Voto 9,5. In gara 1 P2 in qualifica e P2 in finale. In gara 2 P2 in qualifica e P2 in finale. In gara 3 P2 in qualifica e P2 in finale. Subito dietro al mostruoso Davide c'è lui e c'è sempre stato lui. Mattia è molto a suo agio in terra nazionale e lo dimostra. Sta progredendo molto rapidamente anche in campo internazionale e quest'anno solo una piccola ingenuità gli ha impedito di fare il main event al campionato mondiale. Anche nel 2023 aveva chiuso in P2, dimostrando che dietro al Davide nazionale c'è lui e al primo errore, alla prima incertezza, lui è pronto ad approfittarne. È ancora giovanissimo, ha carattere e un pacchetto top. Prevedo grandi cose per questo ragazzo nei prossimi anni. Predatore. Posizione 3, Marco Baruffolo. Voto 8. Dopo lo sfortunato sesto posto del 2023 torna sul podio nazionale. Marco è un pilota estroso e ha sempre fatto molta fatica a dominare le sue emozioni. Probabilmente l'avversario più pericoloso di Marco è Marco stesso, ma ha un talento cristallino e guida senza regole. Guida basandosi sull'istinto e sfruttando le sue doti. Con 3 terzi posti chiude terzo, è ormai uno dei veterani di questo hobby sport ed è nella top 25 del mondo. Da pochissimo ha annunciato un cambio di scuderia per il 2025 e vedremo con questo cambio se riuscirà a stupire ancora e a trovare quel qualcosa in più per volare ancora più in alto. Indomabile. Posizione 4, Riccardo Berton. Voto 7. Riccardo è stato un mio compagno di team per anni. Ho dei ricordi fantastici con lui. Quest'anno aveva fatto una scelta di gomme audace che talvolta lo ha premiato, ma tante altre lo ha penalizzato. Il Berton che più mi piace ricordare è quello dell'Europeo del 2019. E io so per certo che lui può tornare a essere quello. E in fondo credo che lo sappia anche lui. Ha fatto da zero lo sviluppo per Infinity e quando sviluppi un modello perdi inevitabilmente di competitività. Ciò nonostante ha fatto 3 finali del campionato del mondo consecutive. È un biglietto da visita che pochissimi nel mondo possono vantare. Ma il mio voto, lo ricordo, si riferisce soltanto alla stagione del campionato nazionale Nitro. La prossima stagione con il nuovo pacchetto sarà l'anno della verità. Sono sicuro che vedremo rinascere una nuova stella. Fenice. Posizione 5, Andrea Trevisan. Voto 7,5. In un campionato nazionale così competitivo, Andrea riesce a ripetere la fantastica stagione dello scorso anno, centrando una fantastica top 5. Sono 3 anni consecutivi che arriva in top 5, in quanto anche nel 2022 terminò la stagione in posizione 5. Si perde un po' nella terza gara, ma in gara 1 e in gara 2 mostra un livello da paura, centrando 2 P4. Ha molta esperienza e ormai è abituato a correre a livello top. Vive le competizioni con il padre, fedele meccanico, e il passo da fare per crescere ancora è davvero molto complicato, visto che davanti a lui ci sono ormai solo i super professionisti e andare a prenderli è davvero complicato. Ma le capacità ci sono tutte. Rilevante. Posizione 6.
Dario Gabrielli, voto 8,5. P10 in gara 1, P8 in gara 2, P5 in gara 3. Progressione incredibile in questa stagione per il pilota laziale che possiede grande estro e talento cristallino. Ormai milita nella top 10 italiana dal 2021 e dimostra di essere in una condizione top. Quando il pacchetto glielo permette, lotta senza timore reverenziale con i primi della classe e credo che la sua crescita sportiva sia destinata a non fermarsi. Il prossimo credo che sia un anno di svolta per lui e penso davvero che possa rivelare il verso che prenderà la sua carriera sportiva. Prodigioso. Posizione 7, Giuseppe Tescione, voto 8. Dopo una stagione sfortunata nel 2023, Giuseppe torna a ricoprire le posizioni di classifica che merita, quasi replicando il sesto posto del 2021 e del 2022. Il pilota campano dimostra di esserci sempre ed a parte in gara 1 dove è stato sfortunato, ottiene la P6 sia in gara 2 che in gara 3. È inutile prenderci in giro. Riuscire a emergere con la residenza al sud è molto più complicato. Le ragioni sono molteplici e non è questo il luogo dove parlarne. Ma Tescio dà sempre il 110% in pista ed è un osso veramente duro, soprattutto nei main event e nelle fasi lunghe, dove riesce a far prevalere una costanza incredibile. Metronomo. Posizione 8, Fabrizio Teghesi, voto 8. Ancora una volta in top 10 nonostante il campionato nazionale senza scarti faccia poco per donare la seconda prova di Genzone, dove a causa di troppi errori non riesce a centrare il main event. Nelle altre due gare Policoro e Baghilandia due buone prestazioni. Sicuramente salire sul palco di un main event con dai 12 ai 20 anni di differenza col secondo più vecchio non aiuta, ma la passione è la stessa della prima gara e quando si ha tanta passione talvolta si riesce a compensare anche qualche mancanza tecnica. Lo so, sembra impossibile, ma dovete credermi. Senatore. Posizione 9, Alessandro Scaramozzino, voto 8,5. Se la memoria non mi inganna, credo che questa sia la prima top 10 nel campionato nazionale Nitro per Alessandro. Centra 3 finali su 3 e migliora di ben 8 posizioni il suo risultato del 2023. Considerando solo le ultime 2 stagioni, è stato il pilota con la crescita maggiore a livello di posizioni. Il feeling col suo pacchetto sembra essere cresciuto molto, così come la fiducia in se stesso. E come si sa, far bene aiuta a far meglio. Quindi non mi stupirei affatto se nel 2025 migliorasse ancora la sua posizione finale. Cavallo. Posizione 10, Riccardo Masaggia, voto 7. P10 nel 2021, P9 nel 2022, P12 nel 2023 e adesso di nuovo P10. Credo che abbia le potenzialità per fare molto meglio. Torna in P10 e replica il risultato del 2021. Credo che da un ragazzo così giovane in 4 anni ci si aspetti una crescita più evidente, ma la concorrenza è molto agguerrita e alcuni cambi di scuderia necessitano di un certo periodo di adattamento. Il pilota vale moltissimo. Ha recentemente chiuso in P3 assoluta il campionato nazionale elettrico. Se dovessi considerare quella gara avrei dato sicuramente un 9,5, ma purtroppo i voti si riferiscano solo al nazionale Nitro. Questo 7 deve essere da stimolo per lui e sono convinto che nella prossima stagione avrebbe le potenzialità per fare almeno 3-4 posizioni meglio. Costante. Come ormai consuetudine è giusto assegnare anche il premio Rookie of the Year e chiaramente quest'anno il premio Rookie of the Year va a Mirko Carrettin. Non ha fatto l'ultima prova di nazionale, ma nella seconda, ragazzi, è stato veramente a un passo dal main event e fare il main event negli expert al primo anno d'attività è veramente qualcosa di complicato. Sono sicuro che questo pilota avrà un grande futuro se riesce a continuare a concentrarsi nelle competizioni e a metterci la stessa passione che ci ha messo fino ad oggi.